Benvenuti, sognatori e amanti delle storie che fanno battere il cuore, nel vostro salotto emotivo preferito. Benvenuti ancora una volta su Turkey News Magazine. Mettetevi comodi, perché la storia che stiamo per raccontarvi si accende sotto le luci dorate e avvolgenti di Riyadh, in una notte di premi prestigiosi che, quasi per incanto, si è trasformata in una tempesta silenziosa di emozione, eleganza e verità sussurrate. Quello che doveva essere un semplice incontro scintillante di star internazionali è diventato un ricordo indelebile, un istante che ha vibrato nell'aria e che ora arriva dal tappeto rosso fino ai vostri schermi. Prima di lasciarci trascinare da questa corrente emotiva, vi chiedo con affetto quei piccoli gesti che per noi significano tutto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdere nemmeno un bisbiglio, e lasciate un like se amate il modo in cui cerchiamo l'anima oltre le apparenze. E per chi desidera essere davvero custode dei nostri segreti, il tasto abbonati è la vostra chiave d'accesso privilegiata per sostenere Turkey News Magazine. Ora chiudete gli occhi e immaginate il deserto che abbraccia la modernità, stiamo entrando nel cuore della notte di Riyadh. L'energia nella sala era elettrica, quasi tangibile, dorata dall'attesa di qualcosa di grande. E sì, sembrava davvero che l'intera città si inclinasse in avanti per ascoltare. Dal primo istante in cui Tuba Büyüküstün ha varcato la soglia dei riflettori, ha tracciato con decisione il perimetro della serata, facendola sua con quella grazia che non ha bisogno di proclami. Tuba non ha semplicemente percorso il tappeto rosso, lo ha posseduto. La sua andatura appariva senza sforzo, il suo portamento misurato eppure intriso di un calore raro, un'alchimia che attirava i media come la marea si lascia trascinare dalla luna. Tutti volevano una frase, uno sguardo, un frammento del suo tempo. E Tuba, che di solito schiva le domande più invadenti con tatto diplomatico, questa volta si è concessa una morbidezza nuova. In quell'imprevista vulnerabilità, la notte ha iniziato a mutare, diventando qualcosa di più di una passerella di abiti e trofei scintillanti. Prima ancora che la cerimonia decollasse davvero, in un'intervista breve ma lucida, raccolta vicino all'ingresso dove i flash tremolavano come lucciole impazzite, Tuba ha parlato della sua carriera con una serenità che ha sorpreso persino i cronisti più navigati. Si percepiva in lei un orgoglio quieto, una gratitudine sincera per far parte di una celebrazione in cui gli artisti turchi stavano fianco a fianco con figure di tutto il mondo. Ma poi è arrivato il nome che ha cambiato il tono emotivo della serata. Quando un giornalista ha menzionato Barbaktas, il sorriso di Tuba non si è solo allargato, si è scaldato, come se avesse appena udito la voce di un vecchio amico in mezzo alla folla. È stato quel lampo di affetto non schermato a trasformare una chiacchierata di routine sul tappeto rosso nel momento più riprodotto della notte. Tuba ha iniziato ricordando gli anni in cui ha seguito con cura il cammino di Bar. Ha tracciato la rotta della sua ascesa con precisione, non i boati effimeri, ma i passi pazienti e disciplinati che costruiscono una carriera destinata a durare. Ha lodato la sua etica del lavoro, la testarda devozione verso l'arte, il modo in cui indossa un ruolo non solo sul set, ma nello studio silenzioso, nella dedizione che vive lontano dagli applausi. Si sentiva nella sua voce, l'ammirazione non era di facciata. Non nasceva dal pettegolezzo, ma dalla testimonianza diretta. Eppure l'intervista ha preso una piega inattesa quando Tuba ha pronunciato un altro nome, con una delicatezza che ha spiazzato tutti, Yağmur Yüksel. Forse nessuno si aspettava che si spingesse così in là con una franchezza tanto tenera, ma l'ha fatto, e così ha ridefinito l'intera serata. Le sue parole su Yağmur non sono state una nota a margine, sono state il titolo principale destinato a rimbalzare tra i feed per tutta la notte. Tuba ha descritto Yağmur non solo come la persona accanto a Bar, ma come un centro silenzioso, una presenza stabilizzante la cui calma non cerca attenzioni e tuttavia trasforma l'intera stanza. Ha parlato di equilibrio, come il calore e la compostezza di Yağmur creino un'architettura invisibile, una struttura solida su cui le ambizioni di Bar possono poggiare con più sicurezza, specialmente quando i riflettori sono accecanti e l'agenda non concede respiro. Fermiamoci un istante, amici di Turkey News Magazine. Quanto è raro sentire una star parlare con tanta generosità del partner di un collega. In un mondo che applaude solo il visibile, i ruoli, i premi, i numeri,
Tuba ha rivolto l'attenzione all'invisibile, al modo in cui un legame sano può placare la tempesta e aprire spazio alla grandezza. Voi credete nell'importanza di avere un'ancora silenziosa nella vita per raggiungere il successo? Raccontatecelo nei commenti, perché le vostre storie sono il cuore pulsante della nostra comunità. E se questa narrazione vi sta emozionando, ricordate che il tasto abbonati è lì per permettervi di sostenere questo racconto dell'anima. Proseguendo, Tuba ha accennato al fatto che l'armonia tra Bar e Yamur si percepisce anche da chi non li conosce personalmente, perché certe energie si rivelano senza chiedere permesso. A quel punto i telefoni sono saliti più in alto e i sussurri hanno attraversato la linea della stampa come un'onda. La folla ha avvertito un momento sacro e gli ha concesso lo spazio per sbocciare. Mentre continuava, Tuba ha notato come il loro sostegno reciproco diventi ancora più evidente durante i lavori internazionali, quando la distanza allunga le giornate e la posta in gioco sembra altissima. È allora, ha suggerito, che la saldezza di Yamur, avvolta di grazia, diventa una specie di linea di vita. Stabilità senza fretta, parole misurate, fiducia che non ha bisogno di essere negoziata. Questi elementi, secondo Tuba, sono cruciali nel modo in cui Bar affronta i palchi del mondo e guarda all'orizzonte come se gli appartenesse, perché a casa il suo mondo resta fermo. Si poteva quasi sentire la città trattenere il fiato. Riyadh sa come celebrare il glamour, ma qui c'era dell'altro, una verità umana delicata, posata tra luci abbaglianti. Gli ospiti intorno a Tuba si scambiavano sguardi eloquenti. Sorpresa per la sua apertura, sollievo per la sua gentilezza, curiosità per i dialoghi che avrebbero increspato i corridoi. Eppure il tono di Tuba è rimasto rispettoso, ancorato alla gratitudine più che alla speculazione. Forse è per questo che le sue parole hanno risuonato così profondamente. Raramente si ascolta una star parlare con un'affezione tanto misurata, senza gonfiare né sminuire, semplicemente descrivendo un equilibrio che molti invidiano e pochi raggiungono. Man mano che la cerimonia proseguiva, la sensazione si diffondeva fila dopo fila, quella era una notte che lasciava spazio all'emozione vera. Gli applausi ai vincitori suonavano più caldi, i sorrisi scambiati sul palco sembravano più sinceri, e le strette di mano lungo le navate comunicavano un senso di impegno condiviso. Fuori, nell'atrio, si parlava delle parole di Tuba come di una scena bella di un film, senza dissezionarla, ma riconoscendo che era arrivata esattamente dove doveva. Online, la reazione è stata immediata e affettuosa. I fan hanno catturato il momento, lo hanno montato in loop, sottotitolato e pubblicato in più lingue nel giro di poche ore. I commenti scorrevano come un fiume, elogiando la sincerità di Tuba, la sua capacità di dire tanto con pochissime parole, e la scelta di illuminare il lavoro silenzioso che sostiene una vita terribilmente pubblica. Così, la storia della notte dorata di Riyadh è diventata anche la storia di una coppia osservata attraverso gli occhi di chi conosce il prezzo della fama e il costo della tranquillità. Il ritratto di Bar Bakhtas tracciato da Tuba non metteva in primo piano il rumore del successo improvviso, ma la pazienza dell'artigiano. E nello stesso respiro, il ritratto di Yamur Yüksel suggeriva che, quando porti grazia dentro una vita tesa come un filo, non offri solo conforto, offri chiarezza. Insieme, diventano un patto che si rifiuta di lasciare che la pressione riscriva la loro tenerezza. I giri di gossip hanno incoronato quel passaggio come la confessione più inattesa e tenera della serata. Chi cercava lo scandalo ha trovato sincerità, e la scoperta irresistibile. Sotto tutto quel luccichio, la storia restava semplice e potente. Un'artista celebrata si è fermata un attimo per nominare ciò che spesso resta senza nome. Ha dato credito alla calma, alla gentilezza, alla forza che non ha bisogno di applausi per esistere. E il mondo, affamato di qualcosa di più genuino del pettegolezzo urlato, l'ha divorata. Se vi state chiedendo cosa è accaduto davvero a Riyadh, ecco la risposta. Una notte di premi ha abbagliato come previsto e, nel mezzo, Tuba Büyüküstün ha aperto una finestra. Attraverso di essa abbiamo intravisto Bar Bakhtas, il professionista saldo, e abbiamo visto Yamur Yüksel al suo fianco, la cui presenza trasforma il rumore del mondo in una musica a cui lui può danzare. E non finisce qui. Perché quella finestra rimasta socchiusa ha continuato a far filtrare immagini oltre la notte, piccoli gesti catturati dalle camere,
incroci di sguardi che raccontano più di 1000 discorsi, una carezza trattenuta nell'aria come una promessa. Qualcuno ha giurato di aver visto Tuba seguire con lo sguardo l'ingresso di bar e, per un istante, illuminarsi d'orgoglio. Qualcun altro ha detto di aver notato un messaggio sul telefono di Yamur, un sorriso discreto che rivelava sostegno senza clamore. Vero o immaginato, tutto si è intrecciato nel racconto comune di una serata in cui l'umanità ha trovato il coraggio di mostrarsi in mezzo all'oro. Mentre i riflettori scivolavano via dalle statue e tornavano a cercare volti, la sala si è fatta più intima. C'era la sensazione che, sotto i marmi e le luci, ciascuno avesse colto una lezione. I trionfi sono più leggeri quando qualcuno ti tiene la mano. Le parole di Tuba hanno ricamato quell'idea con finezza. Bar come un navigante che prepara con cura ogni rotta, Yamur come il faro che non ha bisogno di urlare per farsi vedere. E quando sono usciti nella notte tiepida, i presenti hanno portato con sé una scintilla, un invito a cercare nella vita quella stessa coerenza gentile. Il resto lo ha fatto il web, con commenti pieni di calore, con clip guardate e riguardate fino a consumare il tasto replay. Grazie per aver viaggiato con noi sotto le stelle del deserto. Se queste parole hanno toccato il vostro cuore, mettete un like, condividete il video e iscrivetevi per non perdere le prossime emozioni. E pensate di unirvi alla nostra famiglia cliccando su abbonati per sostenere Turkey News Magazine. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, le storie più belle sono quelle sussurrate con gentilezza, quelle che illuminano l'invisibile e lo fanno diventare casa. Buonanotte, e che la calma che ha avvolto Bar e Yamur in quella sala dorata possa trovare un posto anche nelle vostre giornate, nella vostra voce, nel vostro passo. Perché quando l'amore regge il palco, perfino il silenzio sa parlare, e le luci più forti sanno stare al loro posto.